sempre un'altra ricercatrice, Giuliana Favara da Catania, bioinformatica se non sbaglio, no? Mix, SPOC 7, fantastico. E ci parla di prevenzione, giustamente come lo SPOC 7 ci dice. Buonasera a tutti, grazie intanto per la parola. Sono un RTDA dell'Università di Catania e lavoro nel gruppo della professoressa Godi. Cercherò di recuperare un po' i tempi e di mostrarvi un po' quali sono i nostri risultati, anche preliminari, relativi appunto all'integrazione di modelli diversi. Nell'ottica appunto della prevenzione personalizzata, integrare modelli diversi sicuramente richiede l'integrazione di dati e informazioni di natura differente, che vanno appunto da dati relativi a stili di vita, comportamenti, dati genetici e informazioni appunto multiomiche. Tutte queste informazioni sicuramente riconoscono la centralità della variabilità interindividuale e dunque di tutte quelle caratteristiche che sono legate appunto al fenotipo, al metabotipo e al genotipo di ciascun individuo. I benefici in questo senso sicuramente riguardano il miglioramento della predizione, della previsione, quindi dell'insorgenza delle malattie attraverso il profilo di rischio individuale, un miglioramento della qualità delle cure, quindi sicuramente della qualità della vita, riducendo i costi assistenziali, e l'identificazione di strategie preventive che tengano conto appunto del profilo di rischio, quindi strategie che siano mirate per individui ad elevato rischio. In questo senso sicuramente la dieta ha un ruolo centrale. Oggi la ricerca, quindi le evidenze, ci suggeriscono appunto la necessità di andare oltre l'approccio quantitativo, oltre l'approccio che tiene conto semplicemente dell'intake calorico e quindi di andare a considerare la qualità degli alimenti, la tipologia degli alimenti. Non solo, la necessità anche di considerare gli effetti a lungo termine dell'esposizione a alimenti processati, ad additivi, il tutto integrato con appunto le pathway di rischio, pathway appunto molecolari e fisiologiche che sono cruciali quando si va appunto a studiare la dieta nella sua complessità. Complessità che sicuramente riconosce l'importanza dei determinanti delle scelte alimentari. In tutte le fasi della vita sono numerosi fattori che concorrono e contribuiscono a delle scelte alimentari, quali sicuramente determinanti biologici, economici, psicologici e sociali. Dal concepimento fino appunto alla morte, ogni individuo è esposto ad innumerevoli appunto fattori, quello che comunemente chiamiamo esposoma, quindi l'insieme di fattori intrinseci, fattori esterni, quindi relativi anche all'inquinamento ambientale e sicuramente tutto ciò che riguarda gli stili di vita. In questo senso si inseriscono le attività nell'ambito del progetto Illitalia, il cui obiettivo è proprio quello di andare a studiare quali sono gli effetti delle esposizioni ambientali sulla salute materno-infantile. Queste attività si inseriscono appunto, come anticipato, nell'ambito dello SPOC 7 ed in particolare nel Work Package 4 Task 4.2, il cui focus è appunto relativo ai primi 1000 giorni, quindi dal concepimento al secondo anno di vita. Si tratta di attività che stiamo conducendo in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e che vedono come macro obiettivo quello di andare a studiare quali sono le varianti genetiche che possono appunto modulare la relazione tra esposoma materno e appunto outcome di salute materni e neonatali. Per fare questo il nostro gruppo utilizzerà dati e campioni biologici della coorte Mamimed, una coorte di nascita in corso che vede il reclutamento di donne sane in gravidanza al terzo trimestre presso l'Arnas Garibaldi Inesima di Catania. Sicuramente
studiare la dieta richiede, come appunto suggerito in un editoriale pubblicato su JAMA, diciamo degli approcci nuovi. Ad oggi i principali metodi di gestione dei dati nutrizionali possono essere divisi, appunto come proiettato nella slide, in data driven methods, quali appunto principal component analysis e clustering, che sono fondamentalmente dei metodi che ci consentono di trovare delle relazioni tra i dati che non sono stabilite a priori. E gli investigator driven methods, quali ad esempio il Mediterranean Diet Score, che non sono altro che degli score, quindi dei punteggi calcolati a priori, che ci consentono di identificare e quindi di studiare l'aderenza ad un determinato profilo alimentare. In gravidanza sicuramente studiare l'aderenza ad un profilo alimentare è il metodo più vantaggioso, perché appunto ci consente di andare oltre lo studio del singolo nutriente e quindi di considerare la dieta in toto. Cosa abbiamo fatto quindi? Abbiamo innanzitutto applicato un approccio di clustering che ci ha appunto consentito di raggruppare le donne in accordo a delle variabili e di esplorare la variabilità tra questi cluster in termini di outcome neonatali. Attraverso questa analisi abbiamo quindi potuto iniziare ad esplorare il ruolo dei determinanti sociali, perché abbiamo applicato un approccio di two-step cluster analysis e suddiviso le nostre donne in accordo al livello appunto di istruzione, all'occupazione, allo stato nutrizionale pregestazionale e appunto al Mediterranean Diet Score. Abbiamo identificato due cluster: il cluster 1 fondamentalmente costituito da donne con un basso livello di istruzione, non lavoratrici, obeso e sovrappeso e con un Mediterranean Diet Score basso. In contrapposizione al cluster 2, fondamentalmente costituito da donne con un alto livello di istruzione, lavoratrici, con appunto un peso normale e un elevato Mediterranean Diet Score. E cosa abbiamo notato? Che fondamentalmente le donne appartenenti al cluster 1 riportavano delle proporzioni significativamente maggiori di neonati appunto pretermine, con basso peso alla nascita e grandi per età gestazionale. Quindi cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto successivamente applicare un approccio combinato tra principal component analysis e clustering, proprio per andare a studiare come i profili nutrizionali materni possono avere un impatto sul peso per età gestazionale. In questo studio fondamentalmente abbiamo utilizzato la PCA per ridurre il nostro dataset e il clustering per raggruppare appunto le nostre variabili nutrizionali. Il cluster 2 fondamentalmente rappresentato da donne che si attenevano ad una dieta caratterizzata appunto da cibi tipicamente da fast food, quindi cibi sicuramente non relativi appunto, non annoverabili alla dieta mediterranea. Queste donne riportavano appunto un rischio maggiore di partorire bimbi grandi per età gestazionale. Cosa vogliamo fare? Vogliamo integrare quindi questi approcci per andare a studiare qual è l'interazione, qual è la mediazione che le varianti genetiche possono avere sugli stili di vita, quindi come fondamentalmente la predisposizione genetica può modulare il ruolo degli stili di vita sulla salute materno-infantile. Allo stato attuale abbiamo iniziato come appunto attività preliminare ad estrarre il DNA dai nostri campioni di sangue nell'ambito della coorte Mamimed. A breve avvieremo le analisi in service per l'whole genome genotyping su questi campioni e in una fase del tutto preliminare, quindi un po' per andare ad esplorare questa relazione, abbiamo pubblicato una revisione sistematica della letteratura che ci ha consentito fondamentalmente di capire che in realtà le varianti genetiche hanno un ruolo importante sia in termini di outcome appunto materni che neonatali. Vi presento brevemente uno studio che poi può essere un po' la vision, quindi la prospettiva successiva una volta che avremo i dati genetici, ossia quello di andare a studiare e quindi validare un polygenic risk score, come in questa pubblicazione, in cui fondamentalmente diciamo sono state trovate delle associazioni indipendenti tra stili di vita e polygenic risk score. Infatti
I gruppi che si attenevano che avevano fondamentalmente uno stile di vita diciamo poco sano avevano il maggior numero di anni di vita persi indipendentemente dal rischio genetico. Sicuramente un effetto che sicuramente peggiora quando il nostro score genetico è più elevato. Qual è la vision? Mi piace appunto concludere con questa slide che riassume appunto diciamo, le attività preliminari, quindi i nostri contributi a congresso, ma fondamentalmente con la vision del Consorzio Internazionale della Medicina di Precisione, che fondamentalmente identifica 5 macro prospettive a supporto di quella che è l'assistenza sanitaria. Le 5 prospettive appunto riguardano sicuramente dei cittadini che siano più informati, più responsabilizzati, allo stesso modo diciamo una vision che enfatizza il ruolo degli operatori sanitari a tutti i livelli. Terza prospettiva, sicuramente diciamo, dei sistemi sanitari che siano in grado di attuare delle strategie di prevenzione e promozione della salute, disponibilità di informazioni, quindi campagne di comunicazione che riescano a veicolare bene diciamo, un messaggio sanitario in grado di sensibilizzare la popolazione e in ultimo, se non per importanza, le risorse economiche appunto a supporto di questa tematica. Vi ringrazio. Grazie mille anche per il risparmio di tempi, quindi per ora i ricercatori di IL superano di gran lunga gli ordinari o i professoroni che ci hanno sempre messo un po' più tempo. Ci sono domande dall'audience? Io volevo fartene allora una, diciamo, quindi tu mi dici che probabilmente c'è una predisposizione genetica al cascare in uno stile di vita non ideale o essere diciamo, più vulnerabili, diciamo così? Allora, credo che sicuramente anche la componente genetica è diciamo, un tassello di tante altre cose, cioè sicuramente ha un impatto considerevole sicuramente in termini di outcome di salute, ma non solo. È chiaro che diciamo, come abbiamo appunto dimostrato, i fattori sociali, quindi l'appartenenza ad un determinato status sociale piuttosto che diciamo un background genetico, familiare, sicuramente tutto insieme può contribuire poi a un esito diverso, questo sì. Sì, no, perché se non sbaglio ci sono degli studi che hanno associato no, alcune varianti no, alla tossicodipendenza, alcune Anche. forme, no, quindi mi chiedevo, sicuramente sull'epigenetica ci sono no, delle associazioni per cui lì, almeno nei modelli animali è ben documentato che c'è poi proprio un impatto epigenetico sul rischio poi di un comportamento alimentare non ideale. Però certo genetico inizia a essere tosto. Bene, se ci sono, Grazie. grazie mille, se non ci sono altre domande.